Mamma Ciao, mia, in come ritardo stai? però. Ciao, Ciao, come tutto stai? bene, tutto bene. Siediti, prego, prego, prego. Mamma mia, in ritardo come un vero italiano, no? Italiano vero. Questo sono io, in una fredda giornata di settembre in Polonia e sto per iniziare una lezione di italiano per i miei studenti. Ma un momento, che ci faccio in Polonia? Facciamo un passo indietro. Mi chiamo Simone e sono il fondatore di Italian with Simo. Insegno italiano a aziende e professionisti stranieri. Generalmente lavoro online, ma questa volta ho deciso di fare un'eccezione. Infatti, a settembre ho deciso di incontrare alcuni dei miei studenti dal vivo per la prima volta. Per farlo sono andato in Polonia, più precisamente nella città di Gliwice, dove ha sede Mapei, un'azienda nella quale lavorano alcuni dei miei studenti. Quindi in questo video vediamo insieme com'è andata. Dopo essere arrivato in città, ho fatto il check-in nel mio appartamento, molto centrale, molto carino. Ho avuto giusto il tempo per fare una piccola doccia, perché poi Agnieszka e Justina, due delle mie studentesse, mi stavano aspettando al centro per la cena. Siamo andati insieme in questo ristorante che si chiama Momo. Abbiamo mangiato e soprattutto, come potete vedere da questo bicchierozzo di birra, abbiamo bevuto tanto. Poi la mattina seguente sono arrivato alla sede della Mapei proprio per fare delle lezioni e passare una giornata insieme ai miei studenti. Molto bene ragazzi, molto interessante questa attività. Adesso facciamo un piccolo gioco come game, ok? Facciamo un piccolo gioco insieme. Si chiama Indovina dove sono stato in vacanza, ok? Un gioco molto interessante, perché? Funziona così. Io praticamente, o voi pensate a un luogo, come you think about a place, ok? Un luogo che ha visitato durante le vacanze, per esempio, non lo so, Chernahora, ok? Oppure Karkonosze, ok? Gli altri studenti devono fare delle domande, they need to guess, ok? They need to make questions. Per esempio, con chi sei andato, oppure quando, oppure che cosa hai visitato, ok? Like they need to make questions to guess the place, ok? Quindi interessante. The first one who guess the place wins. Ok? Capito? Tutto chiaro, fantastico. Quindi inizio io. Com'era il tempo? Com'era il tempo? Il tempo era bello, molto caldo, c'era il sole tutti i giorni, molto bello. Il posto è in Italia? Il posto è in Italia, sì. Mhm. Cosa hai visitato? Cosa ho visitato? Ho visitato molti monumenti storici, molto antichi, antichissimi, ok? Roma, grande! Grande Roma, ottimo! Quindi abbiamo Aga 1, ok? Lei 1, fantastico, molto bene. Dopo pranzo abbiamo organizzato una piccola intervista con due delle mie studentesse, Agnieszka e Justina. Insieme abbiamo parlato un po' di che cosa significhi lavorare per un'azienda italiana all'estero, il rapporto con i loro colleghi italiani, le differenze anche tra la cultura italiana e quella polacca e anche del loro amore per la lingua italiana. Infatti tu, Aga, ieri mi dicevi del fatto che avessi iniziato a studiare l'italiano a scuola, no? Diciamo così. Ma sì. come ti è venuta questa idea? Perché proprio l'italiano?
Da bambina viaggiavo con i miei genitori, non per tutta l'Italia, ma ho visto qualche posto. Qualche da posto bambino, interessante. sì. E hai detto, voglio fare... Volevo fare qualcosa con l'italiano, avere i contatti con gli italiani. Sì, perché alla fine ci conosciamo da un anno, ma non ti avevo mai chiesto questa domanda, neanche a te Giustina. Alla fine tu avevi iniziato a lavorare per la Mapei tipo 20 anni fa praticamente, no? Non 20 anni fa, 15. ma 13 anni, 13 anni fa, 13 no? anni fa più o meno, ma ho cominciato a imparare italiano prima, nel mio secondo lavoro a una ditta italiana in industria automotive, l'altro lavoro, e ho dovuto imparare, ho dovuto cominciare a imparare italiano perché tutti i membri di dirigenza parlavano solo parlavano italiano. solo italiano, Solo sì, italiano. loro sono italiani e per me nelle finanze ho dovuto partecipare in questi incontri. Certo. Avevo 6 mesi per imparare la Mamma lingua mia. sufficiente a comprendere. Ma per te, Giustina, qual è stata, la differenza? No? Perché tu hai lavorato con i polacchi, ma anche con gli italiani, no? C'è stata qualche differenza tipo culturale sul lavoro? È difficile dire tutto Certo. su questo tema, ma generalmente questo lavoro è il secondo lavoro con gli italiani e ho deciso di continuare a lavorare con gli italiani perché mi piace questa cultura in generale. In generale, sì. Ho parlato ieri di questa differenza tra cultura del lavoro italiana e un po' polacca, forse che gli italiani amano prendersi un po' più di tempo, no? Diciamo così. Sì. Forse è un po' vero questa cosa, no? Sì, più di tempo e se qualcosa è detto, non significa che succede così, sì? Certo. Noi polacchi generalmente siamo più vicini a cultura da Germania, che viene da Germania, e Germania è conosciuta che tutto succede o tutto è organizzato, sì. E siamo più vicini, penso, a questa cultura. Parlando invece di un altro argomento proprio della lingua italiana, no? Qual è stata la cosa più difficile quando avete iniziato a studiare l'italiano? Cioè proprio il primo impatto, cioè la cosa più complicata? Puoi iniziare tu, Giustina, oppure uguale? Congiuntiva. Mamma mia. Non impara mai. Questo è terribile. No? Passato remoto, sì. Passato remoto. E l'accento, sì, perché cambia completamente il significato della parola. Senti, avete mai fatto qualche errore con italiani che è stato divertente? Ti ricordi qualcosa tu? Sì. Puoi raccontarlo, dai. Sì, quando facevo una piccola esperienza e facevo le lezioni e traduzioni delle lingue, progettista, progettista, sì. Progettista. Era un italiano, che studiava con me un po' polacco. Ok, quindi facevate tipo un tandem. Non conosceva, sì, perché non conosceva niente per quanto riguarda il polacco. E un giorno ho preso la chiamata, il telefono, ha risposto al telefono e ha detto proszę. Okay. E tutti ridono, è maiale! Ok. Mi chiama. Che cosa noi abbiamo imparato durante le nostre lezioni? Io dico sì, al telefono, l'insegnante è sbagliato. Io dico al telefono, tutti ridono. Ridevano, no? Di questo, che maiale. Di questa storia. Mamma mia, e invece tu Giustina, è un altro episodio, stavi ridendo, giusto? Sì, errore che anche abbiamo sentito oggi. Cavolo e cavallo. Cavolo e cavallo, sì. A me succede a volte dicendo quando descrivo da che cosa sono fatte gołąbki. Certo, tipo cibo fatto con popolare cavallo, polacco, no? sì, Quindi, sono fatte a cavallo. Interessante. Un cavallo dentro c'è riso. Cavallo e riso dentro il cavolo. Interessante. Cioè, no,
un cavallo con dentro riso, dici, è interessante, come un piatto un po' avventuroso, diciamo, pieno di cavallo. Sì, nessun italiano lo prende. Invece tu, Aga, che hai studiato italiano proprio all'università, in qualche modo hai studiato qualcosa anche sugli accenti o diciamo, sui dialetti, oppure non c'era attenzione su questo? Perché molti studenti, per esempio, che guardano una serie TV mi dicono, ho guardato, non lo so, Gomorra, no? Che è a Napoli, non ci ho capito nulla. Su dialetti non c'è attenzione su dialetti perché è un'altra lingua, un dialetto, usare il dialetto è completamente un'altra lingua. Ma sull'accento sì, abbiamo fatto le lezioni con gli italiani durante 2 ultimi anni dei miei studi, ma non era una cosa particolare, molto importante per ripetere o migliorarsi. E quando studi le lingue in Polonia studi soprattutto la grammatica, le espressioni grammaticali, tutto ciò che riguarda la grammatica dal libro, dal libro. Sì, io dico che studiare la lingua in Polonia è un po' artificiale, sì. Questo, sì, ma questo credo che sia comune un po' a tutte le lingue, no? Ne parlavamo a pranzo con te, no? Cioè il fatto che quando studi una lingua a scuola hai una certa idea e poi quando tu usi questa lingua dal vivo hai proprio un modo diverso ci sono parole completamente diverse, espressioni che tu non senti, no? Sì, gli italiani usano, a mio parere, completamente diverse espressioni e parole che noi studiamo per tanti anni durante gli studi. Sì, è molto interessante perché vedi questa parte teorica e poi la parte anche pratica è molto diversa, no? E questo è un po'... Quindi, diciamo, secondo me la cosa ideale per imparare, comunque la strategia ideale per imparare una lingua è quella proprio di parlare, secondo me, con qualcuno che viene da quel paese. Sì, è importante essere immersi. Essere immersi, no? Sì. Effettivamente lì, quindi o fai come fa Giustina, diciamo, in vacanza, oppure anche come fai tu. Almeno 2 volte all'anno, no? Sì. 2 volte all'anno, sarebbe perfetto. Bellissimo, bellissimo. E per finire la giornata in bellezza, i miei studenti hanno organizzato una cena in pizzeria al centro. Dopo 2 giorni intensi è arrivato il momento di lasciare la Polonia e i miei studenti. Volevo trovare un finale un po' poetico a questo vlog, ma non mi è venuto in mente un granché. Solo 2 considerazioni. La prima è che dopo 2 anni di pandemia, dove era veramente difficile viaggiare, ci eravamo dimenticati forse della bellezza di incontrarsi dal vivo, di passare del tempo insieme. E la seconda considerazione, che deriva dalla prima, è che sono veramente felice del fatto che i miei studenti abbiano trovato il tempo da dedicarmi. Questo è stato veramente bello e infatti vorrei ringraziarli dal primo all'ultimo. Siamo arrivati alla fine di questo video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per avere questo tipo di contenuti in futuro. Vi ringrazio e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!